Giulio, che cos'è questo rumore? Ma non senti che bella musica? No, te la faccio mi sentire. sembra una, Bella? mi sembra una tempesta di guerre stellari. Posso mettere a posto la spada? Sì, metti Posso a posto mettere la a posto spada. la spada, sì. Allora, per chi non lo sapesse, e penso che saranno in molti, questa è la traccia che si trova all'interno di un CD o di un memory stick che arriva in un lussuosissimo volumotto, che sta qua, assieme ai diffusori Martin, in realtà a tutti i diffusori Martin, ma in questo caso noi stiamo provando le Parker Duo, e serve per realizzare il rodaggio. Devo dire che è una traccia che funziona benissimo, io l'ho utilizzata tantissimo per fare il rodaggio anche ad altri diffusori, e ti serve a massacrare il povero diffusore in modo tale da simulare in un tempo molto più ristretto quello che sarebbe la sollecitazione sui vari driver in un tempo enormemente più lungo. Cambiando camera, mi immagino in un salotto casalingo con moglie e figli. No, vabbè, È meraviglioso questo ascolto. Questo ascolto che poi deve essere anche a volume sostenuto. A volume sostenuto, quindi mi immagino in un contesto familiare. Bravo, in un contesto familiare normale quanto sia gradito questo assolutamente. suono così e suadente. vedi questo povero midwoofer che gira. Va allora, bene. dai, allora fate gli Martin scherzi. Parker Duo, sicuramente per quanto ci siamo sforzati a fare le inquadrature migliori con la nostra Nikon migliore, non è possibile trasmettere la magnificenza della realizzazione di questo diffusore. È una cosa, una laccatura così e un livello di finitura di questo genere è assolutamente pazzesco. Allora, vorrei dire ai nostri viewers che Sì. io ho una certa dimestichezza e so lucidare a gomma lacca, Sì. e il mio maestro, quello che mi ha insegnato a farlo, era in grado di fare una lucidatura come questa. Io non sono mai stato in grado di farla e devo dire che è un livello stratosferico. Cioè è veramente un livello pazzesco, perché il mio maestro mi diceva: quando ti vedi perfettamente nella superficie che hai lucidato come se fosse uno specchio, allora lì puoi dire di essere bravo. Lui ci riusciva, io no. Se mi metto davanti a questa Martin, più o meno l'immagine mia si vede. E mi sembra, adesso diciamo questo e poi andiamo alla descrizione, che il lucidatore sia un amico tuo. Allora, chi realizza tutto il mobile è un amico, sì. Nel corso degli anni ci siamo conosciuti e ci siamo scambiati grandi chiacchiere, perché anche lui è un motociclista, ducatista, e quindi insomma ci siamo ritrovati molto su questa faccenda. Ragazzo fantastico, persona deliziosa. Il mobile viene realizzato a mano, uno a uno. Ovviamente, oltre a questo, lui si occupa anche della realizzazione dei modelli più grandi, ne stiamo vedendo qualcuno in overlay, e ovviamente qui non c'è solo l'aspetto estetico, assolutamente, qui ci sono dei contenuti tecnologici e un suono che è veramente fantastico. Ok, allora subscribe, campanella, seguiteci per la descrizione. Ciao, a tra poco. Ciao! Iniziamo da una prima considerazione. Vai. Tipologica, Sì. Cioè la tipologia di questo diffusore. Questo è un diffusore nominalmente da stand, come diciamo tanti altri che abbiamo incontrato. Perché dico nominalmente? Perché qui c'è una differenza sostanziale. Si tratta di un diffusore di dimensioni decisamente importanti. Mi munisco di strumento di misura. Ma mi raccomando. Assolutamente. Questo è un diffusore che sulla parte posteriore fa circa 28, sulla parte frontale fa circa 23 ed è profondo 36 cm per un'altezza di una 42 cm. Quindi è un diffusore piuttosto corpulento, piuttosto ingombrante, se vogliamo, ed è montato su degli stand opzionali. In questo caso opzionali, ma stiamo parlando di un diffusore che è abitato sugli stand. Quindi l'opzione è molto sui generi. No, per carità, lo si può mettere su qualsiasi stand, però è evidente che è pensato e concepito assieme ai suoi stand e assieme ai suoi isolatori, che sono anch'essi realizzati da Martin
anzi sono realizzati da ISO Acoustics, se Da non ISO ricordo Acoustics. male, su specifiche Martin. Quindi va considerato un po' tutto insieme. Però ecco, ha un ingombro che è assimilabile a un diffusore da terra. Hai ragione, ed è un po' un diffusore proprio sui generis, perché rispolvera un po' questa presenza del passivo che, se abbiamo visto e vediamo in alcuni diffusori importanti da pavimento, molto molto raramente mi è capitato di vedere in diffusori da stand così. Però, siccome credo, magari mi sbaglio, che non tutti sanno che cosa è un passivo, Bravo. provo a dirlo. Allora, nel diffusore che stiamo analizzando, e lo state vedendo in overlay, c'è un altoparlante che si trova sul pannello posteriore, che è privo di gruppo magnetico, cioè non è collegato elettricamente al crossover. Quindi immaginate un altoparlante del tutto normale, privo del magnete e privo del collegamento elettrico. Come funziona? Funziona sfruttando il principio che l'altoparlante anteriore, quando va indietro e quando va avanti, crea una pressione e una depressione all'interno del cabinet, che viene sfruttata da questa membrana, dalla membrana del driver passivo, per muoversi in avanti e indietro. È un po', diciamo, una via di mezzo, una metà tra la cassa chiusa e il bus reflex, perché questo non è un bus Non reflex, è un bus reflex. non è una cassa chiusa, ma utilizza l'energia posteriore sviluppata dall'altoparlante per far muovere e per emettere, esatto, e per emettere a frequenza molto bassa. Quindi va da sé che questi diffusori non possono stare nella maniera più assoluta troppo attaccati al muro posteriore, perché comunque ci deve essere una distanza sufficiente a far funzionare al meglio questo passivo. E devo dire Riprendo il metro. Noi abbiamo fatto diverse prove e siamo arrivati a una 80 di centimetri dalla parete laterale. Probabilmente ho ancora il dubbio che avanzando leggermente un po', 85-90, forse le cose erano un po' meglio. Ecco, questo concetto del passivo cambiando camera è un concetto, per esempio, delle KEF. Mi pare che le L110 avessero il passivo ellittico sotto. Negli anni 80, negli anni 80 e 90 funzionava abbastanza bene, ma con delle membrane e delle sospensioni pesanti e relativamente lente, che quindi caratterizzavano particolarmente il suono di quei diffusori come un suono che si estendeva tanto, ma che era molto molto lungo, proprio a causa della lentezza del passivo. In questo caso invece tutto questo non c'è nella maniera più assoluta, anche perché la tecnologia è andata talmente avanti da permettere delle membrane leggerissime con delle sospensioni particolarmente performanti e che riescono perfettamente a seguire la pressione e depressione dell'altoparlante attivo. Il che porta a dei bassi profondissimi e fulminei, esatto, che caratterizzano questo diffusore. Quindi dobbiamo fare un po' il ragionamento, torno al discorso della tipologia. È un diffusore poco ingombrante perché è da stand? No, io penso che lo si possa considerare come un diffusore quasi con lo stesso ingombro e con lo stesso impatto visivo del diffusore da pavimento. Tenete conto che della linea Parker, che non è l'entry level di Martin, perché l'entry level è l'Oscar che noi abbiamo avuto per tanto tempo qui, esiste di questa qui anche la versione da terra, quindi non la versione da stand, ma la versione con il mobile che si estende, con un'estetica piuttosto simile che si estende. Questo diffusore, che noi abbiamo pilotato con vari amplificatori di varia potenza, non ci è sembrato invece avere grosse difficoltà di pilotaggio, e anzi ha un dato di efficienza estremamente interessante, perché mi pare 88 dB, che non sono pochi, su un'impedenza di 6 ohm. 6 ohm, con un tweeter a cupola rovesciata in carbonio. No, in ceramica. In ceramica upgradabile in diamante. Allora, qua bisogna aprire una piccola parentesi. Questo diffusore può uscire in due versioni, può essere ordinato nella versione tra virgolette standard, che è questa con il tweeter ceramico, oppure in una versione notevolmente più costosa, dopo lo diremo, molto più impegnativa economicamente, con un tweeter in diamante. L'unità dei medio-bassi è anch'essa ceramica,
di progettazione Marten, realizzazione credo Accuton, ma comunque è un progetto fatto diciamo proprio su specifiche, da 7,5 pollici. Il passivo che si trova dietro invece è in alluminio da 9 pollici, quindi parecchio più grande. Per ulteriore informazione, il diffusore pesa 18 kg. Beh, del resto lo vedremo nello sventramento, è estremamente 35 mm di spessore. Estremamente spesso, poi costruito in un modo pazzesco. Sì. Vabbè. Ok, allora adesso andiamo allo sventramento, che però Giulio, io sono sicuro che siccome la dobbiamo tutta impellicciare, Sì. per evitare di rovinarla, leviamo solo il woofer. Leviamo solo il woofer e io ho forti dubbi che si riesca a togliere il passivo, perché secondo me il passivo è vero che io lo vedo avvitato, ma suppongo che sia avvitato in una maniera molto stretta e credo che sia anche incollato. Ed è una scelta che capisco, perché del resto quello non si deve sostituire. No, non si deve sostituire e più che altro non deve esserci benché minimo trafilaggio d'aria, certo, se no viene meno tutta la certo, costruzione. Solo che sai, il woofer devi scendere a compromessi, perché può darsi che lo rompi come il tweeter e questo il no, passivo, questo è un oggetto che sta lì. Sta lì. Oh, tra l'altro i driver, scelta che io apprezzo molto, sono rivestiti completamente da griglie metalliche, tanto il passivo quanto l'attivo qua davanti quanto il tweeter, quindi non si rompono accidentalmente perché qualcuno ci ha messo il ditino dentro. Sì, scelta integralista ma molto giusta, perché così sei sicuro che il componente non si rompe perché qualcuno l'ha voluto rompere. Assolutamente. Dal punto di vista della presentazione estetica non ci sono le griglie in soffa. Quindi capisco che potrà esserci qualcuno che dice orrore, la griglia sul davanti all'altoparlante non mi piace, però questo è. Del resto i progettisti, il progettista Leif Marten è persona di competenza assolutamente spaziale e quindi se ce l'ha messa il motivo c'è e sicuramente non è dannosa nei confronti del suono. Esatto. Perfetto, allora allo sventramento tra poco. Questa è la spada laser. No, che spada laser? No. Spada laser è quella, hai ragione. Sta là. È vero. Non diciamo. Allora, ci siamo un po' impicciati per fare questo sventramento e i nostri follower ci dovrebbero ringraziare, perché abbiamo dovuto foderare la cassa per evitare che si rovinasse durante il nostro caro sventramento. Tenuto conto che il mobile è laccato in una maniera a dir poco imbarazzante. Esatto. Notare la spaventosa qualità della finitura. Qui, Giulio, dovremmo riuscire a vedere l'impiallacciatura, lo spessore dell'impiallacciatura, che è altissimo. Sì. Sarà da 2 o 3 mm, vedete? Eccola qua. Sì. E questo ovviamente dà la possibilità poi di fare una finitura così perfetta, così. Adesso andiamo dentro al filtro. Per quel po' che si rivede, il filtro multidiverse, esatto. Tecnologia proprietaria della Marten che francamente non sappiamo, di cui non sappiamo granché. A me sembra un'opera d'arte, comunque. Vabbè. Bobine, eccole qua. Le capacità sono tra Audin Cap Plus e Mundorf MCAP Evo, quindi sono le migliori in assoluto che si possano trovare. Cioè le bobine non sono fatte, diciamo, con il classico filo di rame, ma sono fatte con questi nastri. Esattamente, che escono fuori. Sì. E poi il nastro viene utilizzato anche per una parte del cablaggio, vedete? Sì, sì. Queste qui sono resistenze non induttive. Ok? Questa l'ho misurata prima. Questa è la manina, perché se no si vede solo quella. Esattamente, era 2 ohm e mezzo. Ce ne sono alcune. Il cablaggio interno è fatto con cavi Jorma, che è l'azienda di cablaggi di Marten Design. Esatto. Poi qui sopra, questa qua però probabilmente riusciamo a vederla qua sopra, c'è la camera del tweeter, che è una camera completamente separata rispetto a quella dove lavora il woofer. Ok?
Adesso che mi dai l'aggio di prendere il woofer, Giulio? Sì, te lo do. Ok, eccolo qua, questo è il woofer. Ta-da! Altra opera d'arte. Assoluta opera d'arte, ecco qui. Marchiato Marten, Marten. realizzato in maniera esemplare. Un Esempio- foro di ventilazione gigantesco. Sì, assolutamente gigantesco, sì, quasi si vede il bianco dall'altra Sì. parte per quanto è grosso. Cestello credo che sia in magnesio. in magnesio, fori di ventilazione, eccoli qua. Eccoli qua, gira E la ancora bobina. un pochino, ecco, perfetto. Bobina mobile Sì. completamente esposta, Cono ceramico, cono ceramico e questo spider trattato sì. che è veramente bello, spettacolare. Il centratore. Sì, Vabbè, eccolo qua. griglia davanti, fissa. Fissa, sì, non si può togliere. Così come fissa è la griglia del Twitter che vedete qui davanti, coperto dal cellophane. A cupola rovesciata. Esattamente. Questo è, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, il Twitter standard, poi c'è la versione invece con il Twitter in diamante che è notevolmente più costosa e rappresenta il modello, diciamo, top del diffusore. Ci facciamo un giro dietro e... Ecco, io vorrei cercare di mostrare quanto è rastremato il mobile, quindi è più stretto davanti e più largo posteriormente. Dopodiché questo è il diffusore incartato. Poi passiamo sul pannello posteriore dove abbiamo il grande woofer passivo. Facciamo muovere così, facciamo vedere. Si vede che si muove? C'è la griglia, si vede? Sì, forse sì, poco poco si vede, si vede. Ok. Per quanto attiene le connessioni, purtroppo per te non c'è il B-wiring. Ok, e poi vedete il collegamento allo stand, collegamento che avviene mediante 4 grandi viti passanti, quindi è solidamente bloccato agli stand che sono realizzati in legno. Ok. Ci guardiamo, dobbiamo cominciare da lì, ci guardiamo in modo interrogativo perché prima o poi le dovremo restituire. Allora, stavo dicendo interrogativo perché, visto che ci sono piaciute da morire, no, l'interrogativo c'è. Prima o poi le dobbiamo restituire. E appunto. questo mi butterà in una condizione di prostrazione. Esatto. Sì. Allora, fino ad adesso il miglior ascolto fatto in questa stanza era stato quello con le Vivid Audio Kaya S12. Sarei propenso a dire che queste le hanno forse scavalcate, non di tanto, ma le hanno scavalcate. Ma essenzialmente per quel che mi riguarda, perché questi diffusori sono a tutti gli effetti un diffusore a gamma intera, Sì. laddove le Kaya S12 delle limitazioni in gamma bassa ce le hanno. Certo. Queste vuoi perché il midwoofer è più grande, vuoi perché c'è il passivo, francamente sono degli stranissimi diffusori da stand che hanno una gamma bassa così impattante ma anche così mostruosamente veloce da non farti rimpiangere minimamente il diffusore Tower. Poi mi viene e mi si accappona la pelle solo a pensare a cosa possa essere la Martin Parker Trio, che è quella da terra che raddoppia i woofer. Anche perché dal punto di vista del footprint, dell'ingombro, siamo lì, perché qua l'unica cosa che cambia è lo stand, è la presenza o meno dello stand, ma dal punto di vista dell'ingombro siamo lì. Sì. Poi magari a colpo d'occhio queste può sembrare che occupano meno spazio, ma di fatto poi lo spazio che occupano è sempre lo stesso.
queste casse sono casse con le quali, come poi tu hai anche giustamente detto nella prova del Jeff Roland, ti fanno un po' sentire anche l'amplificatore che ci è collegato, no? Sì. Quindi sono molto delle cartine di tornasole rispetto a questo, per cui collegate con i Jeff Roland, Model 555 e Capri SC, non hanno esibito alcun problema, anzi si sono fatte pilotare esibendo tutta la loro splendida creatività, mi viene da dire. Con amplificatori di gamma inferiore c'è stato qualche problemino di pilotaggio. Vogliamo dire con cosa le abbiamo provate? Vai. Le abbiamo provate con la accoppiata Jeff Roland Capri 2SC e Finale 555. Le abbiamo provate anche con una coppia, se vogliamo, vintage di pre e finale Spectral, finale 260 250, scusate, e pre 30. E lì da lacrima. Sì, assolutamente. E il nostro beniamino, il nostro amato Copland, le ha pilotate con energia, con vigore, con tutta la buona volontà, però forse in questo caso specifico, insomma, la prestazione è stata migliore con i due amplificatori, diciamo, più prestanti, più importanti, che sono riusciti a tirare fuori qualche oncia di magia in più rispetto al Copland, ma del resto è abbastanza nell'ordine delle cose che sia andata così. Anche perché non possiamo pretendere da un amplificatore da 4.000 euro, neanche forse, un perfetto pilotaggio di una coppia di casse che costano 12.000 nella finitura normale, 13.000 in questa finitura che abbiamo noi lucida, Sì. Oppure con tweeter in diamante costano 11.000 euro in più. Adesso io non ho mai sentito la versione col tweeter in diamante, Nemmeno io. non lo so se poi quegli 11.000 euro li spenderei per il tweeter in diamante e quindi per una gamma alta ancora superiore rispetto a quella che abbiamo sentito, o penserei di comprare quelle da pavimento che mi pare costano intorno ai 20. Sì. Quindi costano qualcosa 22, quindi costano come se fossero queste col tweeter in diamante. Ho trovato interessante il fatto che la Marten fornisce cioè il tweeter in diamante anche come upgrade. Ovviamente gli devi rimandare il diffusore in fabbrica e loro te lo rimandano aggiornato con il tweeter in diamante, il che significa che se proprio tu sei innamorato di questi diffusori e dopo qualche anno che ce li hai li vuoi migliorare ulteriormente, lo puoi fare. È una cosa che si può fare. È interessante perché è una politica che francamente non mi era capitato di vedere altrove. Poi, scusa, apro e chiudo una parentesi, lo capisco perfettamente perché sembra semplice cambiare un tweeter, ma io che ho avuto tanta esperienza con le cupole in diamante di altri costruttori, la cupola in diamante come la tocchi si rompe, quindi sì, questo fatto che viene spedita in fabbrica e rispedita dà anche all'utente finale la sicurezza che viene fatto in sicurezza, e scusate la ripetizione, e nel modo migliore possibile. Prego Giulio, cambiando camera. Una cosa invece riguardo l'aspetto proprio sonico di questi diffusori che ci ha molto colpito è la semplicità di posizionamento. Noi, come sapete, in questa stanza abbiamo delle linee guida, intendo proprio linee perché sono delle linee dei riferimenti a terra che abbiamo, per il posizionamento dei diffusori, ed è, per quanto ci riguarda, una sorta di punto di partenza. Poi magari per chi è interessato possiamo pure spiegare come è stato fatto, però ci consente di avere un riferimento da cui cominciare a muoverci. Poi si va via via facendo degli affinamenti che riguardano quanto il diffusore deve essere e se deve essere angolato verso il punto di ascolto, e poi un maggiore o minore distanziamento dalle pareti di fondo e laterali, muovendosi su delle linee diagonali che ci permettono di andare con una certa proporzione. La cosa interessante di questi diffusori è che al primo posizionamento, al primo ascolto, alla prima nota, avevano già una spazialità e una coerenza timbrica veramente stupefacenti. Poi sì,
ci abbiamo un po' lavorato, abbiamo perfezionato qualcosina, ma insomma, sin da subito sono sembrati dei diffusori non particolarmente richiedenti dal punto di vista proprio del posizionamento. Torno all'esempio fatto prima con le Caia. Le Caia sono un po' quasi dei puro sangue, no? Cioè se non le metti nella loro condizione migliore non riesci a E sfruttarle. con i loro stand, tra l'altro. E con i loro stand le Caia hanno questa caratteristica che suonano particolarmente bene con i loro stand. Queste qui, messe sui loro stand, prove con stand differenti non le abbiamo fatte onestamente, però messe sui loro stand e posizionate con un posizionamento standard hanno intanto mostrato la solita magia, cioè spariscono. Anche se tu stai ad occhi aperti, le guardi, il suono non sembra originare da lì, ma sembra originare Sì, è da vero. tutto lo spazio che sta Sì. davanti, dietro, lateralmente. La parete di fondo di questa stanza è come se sparisse, è come se ci fossero dei suoni che vengono da molto più lontano e vi assicuro, con tanti diffusori ottenere questo tipo di prestazione, intanto non è detto che ci riesci, ma talvolta è veramente molto difficile. Qua sei veramente molto 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 agevolato nell'ottenere questa prestazione. Quello che secondo me è forse il particolare più critico del posizionamento è la presenza del radiatore più passivo che ti impone una certa distanza dalla parete di fondo, perché se no il basso si allunga in maniera innaturale e non riesci più a sfruttare questo meraviglioso basso molto fermo, molto solido, ma molto anche vivo e io me ne sono accorto ad esempio con gli strumenti ad arco bassi, contrabbassi, violoncelli che scendono ma sono fermi, sono timbricamente corretti, sono timbricamente molto neutri, molto loro, come devono essere. Questa cosa, se non stai attento, se le tieni troppo attaccate al muro, non è che hai rimbombo, ma ti perdi un po' questa estrema raffinatezza. L'altra cosa su cui mi sentirei di dire attenzione è questo diffusore è un diffusore che, come dire, la sua carta migliore la gioca sulla raffinatezza. Quindi non è un diffusore spettacolarizzante in nessuna maniera. Se state cercando lo spettacolo, è meglio che vi rivolgiate altrove. Qui, come dire, dovete essere persone che hanno le idee chiare su cosa vanno cercando dal punto di vista della riproduzione audio e se siete, come dire, alla ricerca di grande raffinatezza, questi diffusori sono in grado di dispensarla a piene mani. A piene mani, sì, quindi sono più, diciamo, un po' meno adatti a un certo tipo di musica rock, per esempio, che è nelle mie corde, come dire, ecco, quindi però nei terreni in cui sono più brave sono eccezionali. Una cosetta volevo dire che riguarda il sì-no subwoofer, no? Perché queste, ecco, noi potremmo pensare di comprare delle casse, quelle che avevamo prima, le Oscar Duo. le Oscar Duo, che potevano essere abbinate a una coppia di subwoofer. Queste invece, avendo il passivo, hanno tutta una parte di registro grave che, anche se non arriva fino alle frequenze più basse come può arrivare un sub, ha una continuità di emissione che è veramente ragguardevole. Sì. Ecco, quindi chi pensa, dice, ah vabbè, ma io mi compro le e poi ci metto il sub. Questo è un altro punto di vista, è un punto di vista un po' meno, che arriva un pochino meno in basso, ma che ha una coerenza di riproduzione e una continuità che senza dubbio una cassa abbinata al subwoofer molto difficilmente ha, anche perché l'abbinamento a un subwoofer dal punto di vista del posizionamento del subwoofer è estremamente critico e quindi ci si può anche riuscire, ma è una cosa che è un'operazione che va fatta con grande precisione
e competenze. E competenze. C'è stata una richiesta da parte di uno dei nostri follower, che ringrazio per la domanda che ci ha fatto, proprio in merito alla mia affermazione, fatta non ricordo quando, Cambiamo sulla camera. difficoltà della gestione o dei subwoofer. Ecco, non con queste Parker Duo, ma con le Oscar Duo, io ricordo di aver fatto molte prove con un eccellente subwoofer della REL e ricordo che la difficoltà di messa a punto fu veramente tanta, perché al di là del corretto posizionamento della fase, di tutti i parametri su cui bisogna gestire, è che il basso delle Marten è un basso, di quelle Marten, era un basso talmente rapido, talmente veloce, talmente timbricamente corretto, che riuscire a trovare il giusto punto di incrocio con il sub, che non lo snaturasse, che non lo penalizzasse, fu veramente cosa difficile. E ricordo anche che qualcuno che è entrato qua dentro ad ascoltarla ha detto: ma è acceso il sub? Sì, è acceso, ma l'intervento era talmente minimo, talmente di rifinitura, perché se uno pretendeva di avere grande massa in gamma bassa, poi finiva per ammazzare la raffinatezza di quel diffusore. E la coerenza. E la coerenza. Io onestamente su queste Parker Duo, i sub non ce li metterei, No, assolutamente. Assolutamente, perché il rischio di fare un disastro e Sì. di snaturarle completamente, di alterarne la personalità timbrica, secondo me è non un rischio ma quasi una certezza. Sì, una certezza. Tenuto conto che queste scendono, secondo me, tanto quanto un diffusore da pavimento. Sì. Quindi magari il problema è avere un ambiente che è in grado di accogliere l'energia messa in gamma bassa. E un amplificatore, cambiando camera, che è in grado di pilotarle in modo adeguatamente. adeguato. Va bene, allora subscribe, campanella, seguiteci, fate tanta pubblicità con i vostri amici, abbiamo bisogno di voi. Ciao, grazie. Grazie.